Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e cosa dire, questo è Ciccio Benza nel nulla cosmico, Ciccio Benza innamorato della Desert X. Che cavolo, guardatela che bella, guardatela che bella, cosa possiamo dire se non che bella che è la Desert X ragazzi, guardatela che bella, guardatela, ma guardate quanto bella è, guardate quanto bella è la Desert X da tutte le sue angolazioni, ditemi voi se non è meravigliosa, se non è stupenda e se non ne vorreste uno anche voi, a parte il prezzo e qualche suo difettuccio, quindi direi che possiamo vederli adesso nel video. Parlavo purtroppo del grande difetto di questa moto, voi direte qual è? Allora dovete sapere che io ho un problema alle gambe e ai piedi a causa di un precedente incidente e di un po' di cosucce che mi sono capitate nella vita, di conseguenza faccio molta fatica a salire e scendere dalla moto, se avete notato, scendo spesso in modi un po' così caratteristici ed effettivamente questa moto, come tutte le moto da sterrato, presenta un cavalletto molto verticale, la moto sta dritta praticamente, no? Appoggiata, vedete? Allora salire non è un problema, diciamo che riesco bene a salire. Il problema con questa moto è scendere per me, ok? Guardate, io adesso salgo, non è un problema, faccio così, mi sbilancio molto di lato e ovviamente la moto, ormai sono appoggiato e sono seduto e ci sto. Per scendere però di solito io cosa faccio? Io appoggio la moto sul cavalletto, che in questo caso è veramente drittissimo, e poi devo di solito sbilanciarmi moltissimo di lato in modo tale da far salire la moto dalla sospensione, ok, che ritorna quindi nella sua posizione di massima, e poi posso scendere. Qua invece non riesco perché ovviamente il mio problema è che la moto resta molto alta perché il cavalletto è dritto, quindi ho questo problema. Diciamo che se decidessi di comprarla dovrei trovare una soluzione. Pensiamoci. Traffico padovano mattutino del venerdì, giornata di sole fotonica e io sono in sella a una moto che non avete mai visto. La moto è tarata di default dal concessionario, quindi le sospensioni sicuramente sono molto morbide per il mio uso, già questo lo dico, ma direi che non è questo un problema, sono assolutamente regolabili le sospensioni, se non sbaglio sì, sia all'anteriore che al posteriore, quindi direi che sono sospensioni anche di un certo livello, poi magari dopo ripeto per le caratteristiche anche quando ci fermiamo ne parliamo. Cosa noto subito nella guida urbana? Nella guida urbana la moto è estremamente agile, adesso l'abbiamo settata con la mappa Touring, quindi diciamo quella che la depotenzia e amplifica al massimo, alza al massimo tutti i livelli di intervento dell'elettronica per quanto riguarda gli assistenti alla guida tipo antislittamento, anti-wheeling e cose simili, però comunque la moto lascia il segno, ha le sue cose da dire assolutamente, ha sicuramente un bel tiro anche in questa modalità e quindi i cavalli comunque, che sono ben più di 100, si fanno sicuramente sentire, però ha veramente, nonostante il peso che sicuramente non è da moto leggera, da peso piuma, ok, devo dire che per quanto sia alta si fa guidare veramente molto bene, sembra molto bilanciata col baricentro, quindi direi che la moto è veramente molto facile da guidare, assolutamente utilizzabilissima in città per quello che potremmo definire convenzionalmente commuting. Poi è ovvio che usare una moto del genere per fare del commuting in città è sprecata, ma sicuramente si può fare senza problemi, ok? La protezione aerodinamica a queste velocità è più che sufficiente, assolutamente non ha nessun tipo di problemi e quindi direi che siamo in una condizione notevole di moto. La moto sicuramente è ottima anche nell'uso cittadino. Come vedete sono in pieno traffico, sì, lo so, il traffico padovano è una natura dei coglioni, grande come una casa, guarda che cogliona le macchine, ma la sto godendo anche nel traffico urbano. Rispetto per esempio alla TRK, no, di qualche video fa, aveva una serie di limiti perché poverina non ha tanti cavalli, no? Non ha tanti cavalli, ha un bel peso, perché pesa ben più di questa,
si sentiva il suo limite, mentre invece con questa il limite non si sente. I cavalli sono adatti al peso e all'uso che ne farei e probabilmente ne faccio io. Sicuramente questa moto è veramente eccezionale per quanto riguarda l'uso in città, funziona benissimo, meglio di uno scooter. Il feeling che la moto regala in curva nonostante il cerchio da 21 notevole. Come ho già detto quando ho avuto modo di provare sia K che vabbè al cerchio da 19 non da 21, sia la moto di Fabrizio del KTM 990 che col cerchio da 21 regala comunque lo stesso tantissimo feeling. 90 allora direi che la protezione aerodinamica è perfetta, magari non ha proprio la protezione da trotter, l'aria non si sente sul casco, quindi notevole veramente. Immagino che anche l'audio sarà ottimo perché veramente non ho aria sul casco che mi batte, ma l'aria la sento sulle spalle particolarmente, cosa che sento normalmente anche sulla mia Ducati. Diciamo che se guardassi una moto più da viaggio sicuramente la protezione aerodinamica sulle spalle qui è inesistente. Sesta mi sembra che vibrazioni significative non ce ne siano, anche in caso di viaggi prolungati è probabile che la moto regali comunque un buon comfort di marcia. Come avete visto la ripresa anche in sesta c'è grande stabilità, devo dire, notevole. Mi piace che abbia di serie l'ammortizzatore di sterzo, è un accessorio secondo me molto interessante, molto utile, garantisce una bella stabilità, insomma, che contrasta lo sbacchettamento dell'anteriore. Proviamo a cambiare la modalità e andiamo in modalità sport. In modalità sport imposta l'ABS Enduro, che abbassa probabilmente il livello dell'ABS del CS. Devo dire che in modalità sport i cavalli sono interessanti. Ovvio non è a livello del mio multistrada, ma direi che per una moto come questa i cavalli sono abbondanti, esuberanti, anzi la posizione di guida è ottima e confortevole, decisamente confortevole. Mi trovo in sella molto bene, la posizione di guida da seduto per la mia altezza, sono alto 1,86 m, ve lo ricordo, e sono anche bello ciccioso, sono ciccio mezza, è decisamente comoda. Sì, mi piace molto sta posizione, sta proprio bene, è proprio comoda, e gambe sono piegate giusto, le braccia sono nella posizione giusta, diciamo che la posizione gomito, spalle, polsi è estremamente riposante, si sta proprio bene, e anche la posizione delle pedane mi piace. La regolazione poi ovviamente della leva del cambio e del freno si può cambiare, quindi si può adattare al vostro piccolo o grande piedino che abbiate. Io ho un 46, quindi non sei proprio piccoletto il mio piedino, ho dei fettoni importanti. Andiamo verso Teo a provare, ciao. Mamma mia, no dai ragazzi, cioè come adesso non dico che farei il cambio completo con la mia, direttamente per un aspetto emozionale di sentimento. Mi piace avere la moto special, mi piace avere una moto allestita in modo completo, mi piace avere una moto sportiveggiante come il multistrada Pikes Peak, e il carbonio, le sospensioni Öhlins, tutte le sue cosette molto fighe, anche se sicuramente mi non so manego da paura, quindi non è che sfrutto tutto, no? Qualche giorno fa ero in Ducati, parlavo con un'altra persona che ha comprato il Pikes Peak V4 e dicevo no, sì, i 150 cavalli della mia li uso, nel senso che esco dai curve verso gas. Questo non vuol dire che uso la moto in modo super pro, cioè mi piace andare, mi piace tirare, mi piace che la moto abbia i suoi cavaetti, ma non è che mi svanza. Ecco, avete visto nei miei video come vado. Ultimamente tra l'altro sono stato anche tacciato di avere una guida brutta, di avere una pessima guida, è vero, in alcuni video ho una guida molto sporca, poco pulita, perché a volte passa dietro la gente che corre epidemia, che dago, e con che dago ovviamente non so preciso.
ecco, però come vedete cerco sempre di mantenere un determinato livello di sicurezza nella guida e di attenzione. Detto questo, quindi questo è un po' il dubbio più grande che ho nel cambiare da questa moto alla multistrada, a parte di divertimento, cioè in estate ad andare via, che mi piace fare tante curve, questa mi diverte tanto quanto il multi, sto cercando di scoprirlo con questa prova in realtà. Per cui ricapitolando, potenza, motore, AGNE, la posizione di guida c'è e mi piace molto, anzi ragazzi, ovviamente questa va guidata rigorosamente così e così è così è come il KTM 990, stessa impostazione, stesso stile ragazzi, strettissimo in mezzo alle gambe, non so se si vede, veramente super stretto in mezzo alle gambe, posizione dritta, perfettamente dritta, per la mia altezza potremmo alzare leggermente il manubrio volendo migliorare, ma direi che comunque sta benissimo così, pedane larghe, comode, e quindi si guida a cazzo come un re, sta veramente bene, grande posizione, guarda, potrei dire quasi che la preferisco a quella dell'Africa Twin, la posizione in piedi, sentite come bilanciando i piedi la moto cambia direzione, fantastico ragazzi. A livello di accessori, se puoi accessoriare come un Audi, un Mercedes o un BMW, raga, un catalogo accessori pressoché infinito, quindi si può veramente sbizzarrire con gli accessori. Ha un bellissimo allungo il motore, mamma mia che bei freni che ha. Il posteriore frena veramente molto bene, decisamente molto più presente rispetto al mio multi, mi piace molto. Adesso in modalità ABS enduro di fatto disaccoppia l'anteriore dal posteriore, li rende liberi e quindi la frenata del posteriore è più presente anche sulla mia multi, ma non così tanto, qua è molto più presente, mi piace moltissimo. Tra l'altro c'ha il cambio quick shift in up and down, mamma mia, il quick shift diciamo che se vuoi guidare in modo aggressivo è molto divertente averlo. Io non l'ho mai avuto su delle mie moto, è notevole, se poi ti abitui anche a dare il colpetto tipico di gas, cioè a chiudere leggermente il gas quando ti accingi alla cambiata, veramente tanta roba. Credo che abbia le gomme Scorpion sempre, però semitassellate, io sento la differenza rispetto alle gomme stradali, ma non così tanta come pensavo. L'ho già provate sul KTM 990 di Fabrizio, sempre queste gomme, quindi tanta roba. Adesso proviamo a vedere la salittina qua di Teolo, come si comporta. Strada che ormai nei miei video avete visto diverse volte in tutte le salse, giù 2 marce col up and down elettronico, asfalto scivolosissimo, quindi non mi accingerò a fare grandi cose, però tanta roba. Potrei dire che mi convince molto con 10 curve. Madonna! Dal punto di vista poi dell'allestimento della moto direi che ha veramente qualunque cosa, cioè sicuramente ha un ampio margine, come dicevo, di personalizzazione. Il cruscotto davanti digitale è bellissimo, ok? Questo display TFT è veramente bello. Poi così in verticale mi piace veramente molto, mi piace veramente tanto in verticale. Ha tutti i riding mode che volete, perché ne ha 4 di base, perché mi pare che abbia Urban Wet, Sport, Rally, che è questa nuova modalità che hanno aggiunto, che non so di preciso quali differenze abbia, dopo magari mi fermo e leggo. ABS ha tutte le assistenze tipiche alle quali ormai sono abituato in Ducati, ha il sound anche con lo scarico di serie, cosa da non sottovalutare, rispetta abbondantemente tutte le aspettative, cazzo la strada qua, scusate, si possono avere su una moto come questa. Tutte le aspettative che voi potreste avere per una moto come questa sono assolutamente confermate. Ne sono letteralmente innamorato adesso. Non ha i blocchetti retroilluminati rispetto alla mia, ha ovviamente pompa freno e pompa frizione meno potenti e meno performance delle mie, ovviamente come vedete sono quelle con
i serbatoi, quindi sono sicuramente meno potenti, meno performanti delle mie, ma credo siano più che sufficienti e comunque si possono cambiare volendo aggiornare. Scodata incredibile sul bagnato, notevole, bisogna che vada un po' più piano. Mi piace, ripeto, la comprerei al posto del mio Multi, non lo so ancora, non sono ancora così totalmente convinto, devo dire la verità, però sicuramente è una valida alternativa e probabilmente anche un valido sostituto, perché comunque devo dire che dal punto di vista della mia guida, delle mie capacità, quindi sicuramente molto limitate rispetto a chi va di più, non percepisco grandi limiti dati dal cerchio 21 anteriore, devo dire la verità, e nemmeno dati dal fatto che la ruota posteriore è più piccola. Ripeto, magari un'altra persona può dire qualcosa di più, ma per me, per le mie capacità, direi che non percepisco queste grandi differenze per ora col cerchio 21 rispetto al cerchio 17, ecco. È un'altra moto assolutamente, è un'altra guida assolutamente. In molti aspetti potrei dire che ha una guida più facile, io non riesco ad abituarmi al quick shift. Ha una guida più facile perché secondo me è un po' più leggera, sicuramente questo aiuta, ma aiuta anche la distribuzione dei pesi che probabilmente è migliore. Poi è bagnata, è sporca, è un po' pianino, ragazzi, per evitare di farmi male, perché sapete che i tornanti sono i miei nemici acerrimi, la mia idiosincrasia assoluta. Le gomme tassellate, ecco, in queste condizioni sinceramente ne sento la differenza, percepisco molto la differenza, devo dire la verità, rispetto a una gomma normale. Quando vai in piega, anche se, ripeto, a questi angoli di piega non c'è grande differenza, però sicuramente io sento un po' di differenza, ecco. Veniamo alla nota dolente generale, poi vi parlo della mia nota dolente, cioè del mio problema con questa moto e con moto di questo tipo. La nota dolente generale di questa moto, come di tutte le Ducati, purtroppo è il prezzo. È una moto a 17.000 euro, non poco. 17.000 euro sono soldi, è sicuramente più costosa di tutte le moto della categoria, o meglio, è in linea con le moto da cilindrata leggermente superiore e probabilmente la dotazione di accessori è leggermente inferiore. Comunque 17.000 euro per una moto come questa sono veramente tanti, considerato che moto di altre marche, vedi la Honda, ma forse in realtà il prezzo non è così folle rispetto alle altre marche. Adesso che ci penso, ricordandomi un po' i listini Honda, il listino KTM, direi che forse non è così tanto più alto. Il problema è che è alto a livello generale, cioè 17.000 euro per una moto sono sicuramente una cifra da spendere importante, ecco. Considerate che c'è anche la versione depotenziata, per chi ha bisogno della versione depotenziata per la patente A2, con la moto che costa, mi pare, 1.000-1.500 euro in meno. Però sinceramente 15.000 euro per una moto per neopatentato mi sembra una follia. Non so quante ne vendano, ma mi sembra veramente una follia vera, ragazzi. Pensiero, ovviamente. Sicuramente per guidare per strada, ecco, al di là della ruota anteriore, che tutto sommato mi dà abbastanza feeling, sento forse meno feeling con la ruota posteriore per il tipo di gomma, e ci vorrebbe un po' più di abitudine, sicuramente, di confidenza, quindi sicuramente guidandola di più mi abituerei meglio a questa ruota, anche dato dal mio peso, da tante cose, non lo so. Ragazzi, l'anteriore ABS intrata, qua l'asfalto è una merda. Dicevo che dovendo competere probabilmente con moto di categoria di peso leggermente inferiore, quindi di costo sicuramente molto inferiore, vedi il Teneré o vedi il Touareg, ok, questa combatte in quella categoria. In realtà secondo me combatte in tutte le categorie, cioè combatte sia nella categoria bassa, quindi contro Touareg e Teneré, sulle quali però ovviamente non ha dalla sua il prezzo e il peso, combatte contro le maxi, quindi di categoria più alta, sulle quali vince per il prezzo e il peso. Questo perché è una moto, ripeto, con una cilindrata e una cavalleria e una dotazione intermedia, e quindi ci sta, cioè copre un po', se volete, un buco di mercato, motivo probabilmente per cui ne hanno venduto tanto. Dal punto di vista estetica, ragazzi, non si può dire nulla, le moto possono piacere come no, possiamo discutere sul fatto che sia riuscita
piace moltissimo questo stile mix moderno retro, un po' steampunk, un po' no, con queste linee a qualcuno non piace. Diciamo che da un punto di vista dei contenuti la moto è veramente notevole, la qualità percepita è altissima, assolutamente altissima, il rombo è da 10 e lode, direi che è una gran moto ragazzi, veramente, io sono rimasto molto colpito da questa moto. Devo dire che la moto è decisamente maneggevole, anche alla bassa velocità, anche in piedi, anzi in piedi è notevole ragazzi, perché si sta veramente molto bene in piedi. Considerate che sono in prima al minimo ragazzi, e veramente ha il comportamento di una bicicletta ragazzi. Guiderei in piedi sempre, cavolo, ecco perché Fabrizio sul KTM 990 stava in piedi sempre, ecco. Questa è una moto che paragonerei moltissimo al KTM 990, promossa su tutta la linea ragazzi. Adesso con che cuore scendo da questa e risalgo sul multi. No vabbè, scherzi a parte, il multi resta una moto, la mia moto resta incredibile, però questa è veramente una valida alternativa. Adesso ripeto, farei l'investimento e il cambio, non lo so, non sono così sicuro ancora di farlo, però devo dire che dopo averla provata un po' mi sta avvicinando molto. Parliamo di una moto che con 17.000 euro, 16.500 euro, insomma quella cifra porta a casa un 950 di cilindrata con 110 cavalli, modernissimo, con tanta elettronica che potete tenere accesa come spenta, quindi la potete usare, vi toglie un sacco di impacci nella guida tutti i giorni. Volete correre sullo sterrato, la mettete in modalità rally, in modalità sport, fate quel cavolo che volete, disattivate tutto, c'è il pulsante per l'off dell'ABS, c'è veramente tutto quello che vi può servire, è veramente una moto incredibile. Va su strada molto bene, non come una sportiva ovviamente, va sullo sterrato, non lo so ancora, molto bene mi dicono, sia le persone che ce l'hanno ai quali ho fatto delle domande, sia ho visto diversi video, quindi è una moto veramente centrata. Ricordate di iscrivervi al canale, andate qua sotto, premete la pulsante iscriviti in rosso e iscrivetevi al canale che è gratis, non pagate niente. Poi se volete attivate la campanellina così restate aggiornati sulla pubblicazione dei miei contenuti ragazzi, io ne faccio 2 a settimana, uno lunedì e uno il giovedì. Se è un lavorasso, dammi soddisfazione, iscrivete, attivate la campanellina, venite nel video e lasciate i vostri commenti, scrivete sotto. Ciao Ciccio Benza, ditemi cosa ne pensate ragazzi, scrivetemi cose nei commenti che io rispondo a tutti, leggo tutto e mi piace interagire con le persone. Bellissima moto, io sono veramente molto contento di questa prova, la moto è veramente figa come avete visto nelle riprese. 937 cc, 940 diciamo, praticamente un 950 V2, bellissimo motore, 110 cavalli, dichiarano 202 kg di peso, ma ovviamente in ordine di marcia il peso sarà maggiore, ma sicuramente meno della multistrada. È una gran bella moto, io sono veramente molto contento di averla provata, mi è piaciuta tantissimo, la dinamica è incredibile e poi vabbè, dettagli incredibili ragazzi. I fanali sono una figata incredibile, le sospensioni sono Leica Pro, lo scarico così con questa linea mi piace veramente molto, tutta la linea laterale è bellissima, c'è la mia ombra che rompe le scatole, ma è veramente molto bella, la sella così un po' spartana, tutta la parte elettronica della moto è fighissima, veramente ha un cruscotto completo molto figo. Io sono veramente colpito dal lavoro incredibile che ha fatto Ducati su questa moto, considerato che è la prima loro vera moto da enduro, da rally, chiamiamola, più che da enduro, perché forse non è veramente da enduro, però sono veramente colpito veramente del risultato. Io non è che sia un esperto, ovviamente, quindi parlo da uomo della strada, le mie impressioni da uomo della strada sono pazzesche, per il prezzo che ha è abbastanza giusto. Alla fine della fiera ci ho fatto diversi ragionamenti, ho guardato anche i prezzi delle altre moto, quindi è in linea con le caratteristiche che dà e con la qualità complessiva della moto. Quindi mi piace tanto, direi proprio di sì, assolutamente.